Abbiamo appena fatto il check-in, questa è la stanza, perfetta. Iniziamo con un bel piatto di patatine, gin tonico, calice. Queste sono gourmet. Gourmet? Gourmet, sì, sì. Con fronte strada. Questa è la full francese experience, champagne e patatine fritte. Ok, stiamo andando da Kodawari, ramen che ha trovato Adele. Allora, in questo posto non si prenota, bisogna mettersi in fila scannerizzando il QR code. Stupendo. E vediamo come si mangia questo ramen. Allora, abbiamo mangiato tutto il ramen. I posti sono davvero ristretti, si mangia uno accanto all'altro per sembrare i posti tipici asiatici, suppongo. C'è anche rumore di sottofondo come fosse un mercato del pesce. È molto, molto interessante, molto particolare. Questo è indisponibile. Biglietti della metro per 2 giorni, adesso andiamo in direzione Montmartre, in questo intreccio di metro. Oh, c'è lo stadio PSG. Siamo arrivati al Sacro Cuore, M3. Con la metro M2 ed M3 passa anche un runner che vorrei essere io. Fuori ci sono prodotti tipici. Cosa dici? Questa è la funicolare per Montmartre. Facciamo la versione fitness per meritarci il croissant con 18 strati di burro. Ci siamo quasi. Infatti per me Notre Dame è quella. Non quella, troppo vicina. La bufera è aumentata, è iniziato anche a piovere. Siamo sotto a Montmartre. Questa è la fila. Di conseguenza noi non entreremo. Troppo belle queste. Qui c'è una selezione enorme di cartoline, adesso non so quale scegliere. Non le prendo tutte. È diverso. Le prende tutte. Sta uscendo il sole e ha smesso di piovere. Adele cerca il marzapane ed è in visibilio per questa pasticceria. Sto cercando di capire, quelli sono al cocco, li riconosco, quelle sono madeleine. Adele vintage con la sua macchina usa e getta. Siamo al Moulin Rouge, prendiamo metro ora, poi andiamo verso il Louvre, poi ci sposteremo alle Marais fino al Center Pompidou dove c'è la mostra che interessa ad Adele. Allora, come potete vedere ha smesso di piovere ma il vento è ancora forte. Lì la fontana dovrebbe cadere dritta ma sta facendo degli sbruffi assurdi, è fresco. C'è la Tour Eiffel, l'obelisco, ma soprattutto le giostre. Formicaio.
Siamo alla ricerca di qualche schifezza e schifosata da mangiare ai mercatini di Natale. Vediamo da cosa siamo ispirati. Adele cerca marzapane. Io qualche schifezzuola. Anche le rene sul tetto. Tira un vento che ci porta via, ma almeno non piove. Abbiamo fatto la foto più turistica che si poteva, con Adele che tocca il Louvre. Eccoci al consueto giro nel grande magazzino. Almeno ci ripariamo un po' dal vento e mi scaldo le mani che erano andate in ipotermia. Pranzo improvvisato in un bar perché Asto Falafel era chiuso. Grossa delusione. Però abbiamo rimpiazzato bene con lumachine, uova sode con maionese locale, cheat. Per me salmone. Tosta al salmone, panino, coupe di champagne e gin tonic. Starter kit per essere francesi. Siamo arrivati al Centre Pompidou dove vedremo una mostra sul surrealismo, dove c'è quadri di esposizione di Dalì. Adesso stiamo cercando i biglietti per mail. Non è il momento perché non li sto trovando. In occasione della chiusura per ristrutturazione, il Centre Pompidou ha allestito un'importante mostra sul surrealismo e sul movimento d'avanguardia. Qui si possono vedere i quadri di Dalì, René Magritte, De Chirico, Miro e tanti altri. Inoltre è presente anche il manifesto originale del movimento surrealista, prestato dalla Biblioteca Nazionale francese in occasione della mostra. Buongiorno da una Parigi piovosa. Purtroppo il periodo non è ideale per venire a Parigi in quanto è veramente brutto tempo, ma volevamo vedere quella mostra sul surrealismo. Adele sta sorseggiando l'espresso migliore Della mia vita. Questa Cosa c'è di buono? non lo so, ma questa è Carrette. tutta la fila per mangiare da Calette, che è Carrette, una pasticceria che non sappiamo neanche l'esistenza, non sapevamo neanche dell'esistenza, però c'è una fila C'è assurda. anche la guardia. Ma nonostante il brutto tempo, potevamo andare via senza vedere la Tour Eiffel. Sta piovendo troppo, dobbiamo abbandonare la Tour Eiffel. Aiuto! C'è una bufera in atto. Siamo ora sugli Champs-Élysées, purtroppo oggi diluvia. Abbiamo laggiù l'Arc de Triomphe, si vede pochissimo ma sta veramente diluviando, proprio diluviando. C'è Tony F a Parigi. Tony. C'è la passeggiata. È mezzogiorno ed è orario. Salut! Cheers. È stato vietato. Siamo in fila, si è rialzato il vento e forse ricomincia a piovere. Ma Adele continua imperterrito il suo percorso su Duolingo. Siamo ora al Museo d'Orsay, fra le principali opere esposte possiamo vedere l'autoritratto di Van Gogh, i giocatori di carte, i papaveri di Monet
e Bal au Moulin de la Galette di Renoir. Questo museo è famoso per le opere esposte degli impressionisti e post-impressionisti come Monet, Pissarro, Manet e Van Gogh. Altre cartoline per Dede. Ha ripreso la tormenta, pioggia e vento, ci segue. Intanto tira sempre più vento. Siamo ancora a Parigi. Oggi ci hanno rimandato il volo. Eravamo già all'aeroporto Charles de Gaulle, avevamo già anche pagato 70 euro di taxi. Quindi ce l'abbiamo domani mattina e siamo quindi ancora a Parigi. Sì, amore. Abbiamo appena visitato il Pantheon, che al suo interno ha un pendolo di Foucault che dovrebbe... Segue la direzione del moto terrestre. e quindi dà l'idea del movimento proprio della Terra che traccia... Degli ellissi. Esatto, degli ellissi. Nota positiva di Parigi è che quasi tutti i musei o molti musei sono gratuiti per gli under 25 cittadini europei, quindi se siete soliti come me a lasciare i documenti di identità in hotel, ricordatevi di portarli. Adesso proviamo un posto super rinomato, c'è anche un sacco di gente che fa fila per sedersi e fila per l'asporto. Si chiama As du Falafel, si mangiano ovviamente falafel e ovviamente l'ha scoperto Adele. A me piacciono i cibi etnici, si può dire? Diverso da quello italiano. Merci. Assolutamente promosso. Last Night in Paris. Notare il phon, anni. Che anni sarà? Tipo 80? 90? Lo so, però sei surriscaldato. È vero. C'è delle che si presta a fare la fotografa per due turisti come noi. È enorme. Thank you. È gigante. Ci stiamo dirigendo adesso a Rue Saint-Anne, che è la via preferita di Adele. Sì. Perché è piena di ristoranti asiatici. Stasera li setacceremo tutti per capire qual è il migliore. Ci siamo. Inizia la ricerca. Ristorante Noodle, cosa offre? Edamame, petit salade, entrechaude. Arriviamo al vietnamite. Stasera mangiamo il barbecue. Ha vinto il coreano. Alla fine il ristorante coreano è stata una bomba. Abbiamo mangiato il beef cotto sul barbecue con diverse verdure e i calamari, che subito pensavamo dovessimo cucinarlo noi, ma poi in realtà l'ha fatto fortunatamente perché non sapevamo come fare, quindi Quanto tempo dobbiamo cuocere lei? No. faccio io. Faccio io. Finisce qua la nostra avventura di 3 giorni a Parigi. Ci vediamo al prossimo video. Ciao. Ciao.